tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare di un argomento che mi avete richiesto ed è i 10 libri che mi hanno cambiato la vita, i 10 libri di crescita personale, crescita interiore, cura di sé, benessere, chiamateli come volete, alla fine è la stessa cosa, tutti che uno vada in chiesa, che uno vada a fare attività business, che uno vada a fare sport, tutti alla fine cercano la stessa cosa che è qualcosa di più, quel qualcosa che l'essere umano, di cui l'essere umano ha bisogno, quel capire chi è, da dove viene, che cosa fa, aumentare la propria vita, avere più intensità, fare più esperienza, tutto il più possibile. Quindi in realtà tutti cercano la stessa cosa a modo loro e questo libro, questi libri sono quelli che mi hanno aiutato di più nel mio percorso di crescita interiore, nell'arrivare a cercare di capire chi sono. Quindi c'è gente che prende un percorso esteriore, quindi ci gira un po' attorno, gente che invece dedica la propria vita al percorso interiore, quindi va un po' più diretto su questa cosa a cercare di capirla. Nessuna delle due è una strada più giusta o più sbagliata, semplicemente dipende da ognuno. Io mi trovo meglio così e questi libri mi hanno aiutato non solo nella mia crescita interiore, ma anche nella società, quindi nella mia vita esteriore, in quello che faccio nella mia vita. Partiamo subito con i libri, li trovate tutti in descrizione se volete dargli un'occhiata. Se avete qualsiasi domanda lasciatemela nei commenti o scrivetemi anche su Instagram, se volete supportarmi rispondo a tutti là, è comunque in descrizione. Anche il mio Instagram pian piano sta cambiando dopo essere passato da modello Mr. World Italia a crescita interiore, cura di sé, wellness e anche beauty. In realtà sto collegando un po' il tutto, anche il mio Instagram pian piano sta iniziando a crescere, quindi mi farebbe un sacco piacere se mi supportaste o anche se vi iscriveste al canale. Attivate la notifica e iniziamo col primo libro. Ve ne ho messi 10, in realtà ce ne sarebbero tantissimi, ma questi 10 sono quelli che mi hanno cambiato più la vita. Al numero 1, un libro molto pratico, non parlerò troppo di ogni libro perché sennò diventa un video lunghissimo, ed è Getting Things Done, l'arte di stress free productivity, quindi l'arte di essere senza stress ma produttivi. È un libro di David Allen, uno dei primi libri che ho letto. Senza questo libro non sarei produttivo per niente o pochissimo, farei le cose a caso. Questo libro l'ho letto tanto tempo fa e mi ha dato, c'è proprio un'attività pratica da fare in cui crei un tuo sistema per cui per forza le cose te le scrivi, le fai, te le togli dalla testa, invece che averle sempre girare nella tua testa che ti tolgono energia, tempo e anche concentrazione, te le togli dalla testa e secondo un sistema chiaro che poi dovrai solo rivedere una volta al mese o una volta a settimana, per forza ti segni delle cose da fare su un calendario, note, promemoria o altro. Io ho già fatto un video in cui vi faccio vedere come come ho creato questo sistema in un mio modo, grazie anche a metodi un po' più moderni, quindi con l'iPhone, il Mac, eccetera, e come lo utilizzo tutti i giorni e lo utilizzo sempre, quindi grazie a questo veramente sono produttivo, riesco a dedicarmi a più cose contemporaneamente e quindi veramente mi ha cambiato la vita. La parte più lunga sarà andare a trovare i libri ogni volta, andare a prenderli. Secondo libro è un libro invece di crescita interiore, è quello che ha dato il via a tutto il mio percorso di crescita interiore, che mi ha veramente risvegliato un po' da questo Matrix, come direbbe Andrew Tate, da questa consapevolezza inconscia, mi ha un po' risvegliato da questo momento inconscio, ed è un libro di Eckhart Tolle famosissimo, Il potere di adesso. Lo consiglio a tutti, se volete, anche se non mi interessa il percorso interiore, anche se non mi interessa altro, a tutti interessa stare bene. Quello che alla fine le persone cercano è pace, amore, gioia e libertà. Questa è pace, amore, gioia e libertà. Soprattutto pace. Nel momento in cui hai la pace, tutto il resto in realtà viene da sé. Ti insegna veramente, più che altro, più che insegna, non è un insegnare, ma ti dà veramente esperienza, se non l'hai mai avuta, del momento presente. Ti fa capire che il passato e il futuro sono solo situazioni e proiezioni mentali e che tutta la tua sofferenza avviene da lì, avviene dalla tua mente. La tua mente è come uno strumento che però, invece che utilizzarlo nel modo corretto, la nostra evoluzione ci ha portato a utilizzarlo sì per cose pazzesche, ma adesso inizia a essere anche un po' contro di noi, perché fa cose pazzesche ma non abbiamo mai letto il manuale delle istruzioni. Quindi è come avere un coltello con una lama affilatissima che fa cose incredibili, ma lo utilizziamo sempre in continuazione, a volte anche contro di noi. Quindi questo ti insegna veramente a metterlo via quando non ti serve e a imparare a essere nel presente, attaccati nella vera realtà invece che nella tua realtà creata nella tua testa la maggior parte del tempo. Terzo libro,
Unscripted. Questo invece è un libro di crescita finanziaria. Se avete letto The Millionaire Fastlane, non so come sia in italiano, forse è l'autostrada verso la ricchezza, non lo so. Questo è, diciamo, il continuo o una versione più approfondita, lo vedete che anche che è un po' più spesso, sempre di MJ De Marco. Penso che se dovessi scegliere un libro di crescita finanziaria, sceglierei questo. Se volete diventare imprenditori, se volete crescere a livello finanziario e avere un po' la vostra attività, creare un qualcosa a livello finanziario anche da soli, quindi avere il vostro percorso, questo è il libro che fa per voi. Parte sia dal mindset che poi sul come costruire il business, dove investire, come fare, eccetera. È veramente un libro pazzesco. Il quarto libro è un libro di Sadhguru, il guru, quello che seguo di yoga, anzi è uno degli esponenti più importanti nel mondo sia della spiritualità ma anche nell'ambiente, comunque in India una delle persone più influenti, cerca di riportare il percorso yoga non come diciamo quello che si immaginano le persone di strecciare altro, ma proprio il vero percorso interiore verso la versione migliore di se stessi, verso la realizzazione, la libertà, come vi ho detto prima, che è lo yoga, e ha creato un libro che si chiama Karma. E non è il classico karma a cui pensiamo, quindi fare del bene a fare del male, no, qua spiega veramente il percorso verso il diventare maestri del proprio destino, verso la libertà. Come vi ho detto prima, la gente cerca quelle 4 cose, questa è la parte di libertà. Quando prendi questo e leggi questo, veramente diventi conscio e consapevole di tantissime parti che prima erano inconsce e inconsapevoli. Il karma è proprio quella memoria, quel bagaglio di tue tendenze che tendi a fare grazie, cioè per colpa della tua crescita, per colpa di come sei, di come sei nato, eccetera. L'essere umano ha queste tendenze inconsce a continuare a fare cose, a cicli. Il mondo delle forme va a cicli e tutto il mondo fenomenico e delle esperienze è a cicli. E finché sei a cicli va tutto bene, ma nel momento in cui vuoi essere un essere umano libero, impari a uscire da questo ciclo, devi togliere le catene, è una cosa che fa un po' paura, ma poi sei veramente libero. E Karma ti dà veramente sia degli esercizi pratici, dei sadhana, ma anche veramente tutta una spiegazione e un chiarimento sulla storia del karma, sulla storia dello yoga, su che cosa vuol dire veramente karma, come togliere questa memoria, questa data che la tua mente ha e come uscire finalmente da questo cerchio di essere liberi e essere consapevoli e scegliere consciamente che cosa fare della propria vita. Un po' più veloci, quinto libro è Awaken the Giant Within di Tony Robbins. Questo è uno dei primi libri che ho letto di crescita personale, è un libro enorme, però veramente se vi piace la motivazione, se vi piace l'ispirazione, io non leggo più certi tipi di libri, però mi è stato utilissimo e mi ha cambiato la vita. E Tony Robbins ovviamente va letto almeno una volta. Parla dall'influenza al come comunicare con sé, al sistema di credenze, quindi va proprio anche a livello psicologico, a livello molto interiore, ai soldi, a tutto. Quindi è un po' un libro di crescita personale completo su come raggiungere la versione migliore di sé, partendo proprio dalle credenze e dal come modificare dei tuoi pattern negativi e migliorare il tuo stile di vita in modo positivo, quindi sostituendolo con cose positive. Quella è una delle cose che mi è piaciuta di più e mi è rimasta di più di questo libro. Capire quando ci sono delle cose negative o anche nel tuo modo di fare, nel tuo modo di essere, nelle tue routine, anche inconsciamente nella tua routine, e invece cambiarla e concentrarsi su qualcosa di positivo, quindi imparare a prendere un po' le redini di come ti senti e di quello che vuoi fare, eccetera. Quindi veramente lo consiglio. Sesto libro, anche questo è un must da leggere, soprattutto nell'ambito della crescita personale, è un libro famosissimo, Dale Carnegie ovviamente, o Carnegie, ed è Come trattare gli altri e farsi gli amici. Sono libri manualistici, sono libri noiosi, ho provato a darlo a leggere a tantissime persone e il 99% alla fine non l'hanno finito di leggere o non gli è interessato e non l'hanno neanche mai aperto, ma fidatevi che questo è un libro che vi cambia la vita. In realtà è piacevole da leggere e ti spiega esattamente a livello sociale tutto quello che devi fare con le persone, come ottenere il massimo dalle persone, come parlare alle persone, come essere empatico, come trattare gli altri, è semplicemente la base di come veramente sia nel business che in famiglia, che con gli amici, in qualsiasi situazione, come trattare con le persone. È veramente una guida che ci sono tantissime cose che non ti aspetti e quindi lo consiglio sempre. C'è anche un libro che si chiama Intelligenza emotiva, che va un po' più in quella parte lì, ma non l'ho ancora letto, probabilmente dovrei leggerlo e lo leggerò. Settimo o ottavo, non mi ricordo, è The Miracle Morning. Questo, idem, è uno di quei libri che ti cambiano la vita, l'ho letto tantissimo tempo fa, ti dà proprio la base di come creare una routine, come iniziare a alzarsi presto, ma semplicemente più che alzarsi presto è proprio come gestire meglio il proprio tempo, come creare una routine di successo. Esistono anche libri come Atomic Habits oppure High Performance Habits, che anche quello la gente me lo consiglia. Io quelli non li ho ancora letti, però ho letto questo di Al Elrod, che mi ha aiutato tantissimo. Una volta nella vita l'ho letto, ti insegna proprio anche di
come inserire la meditazione, come inserire il mangiare bene, come inserire l'allenamento nella routine mattutina e come alzarsi prima, quindi se volete iniziare ad avere una routine più sana, questo è sicuramente un libro che aiuta. Ottavo o nono libro è Principles di Ray Dalio. Questo è un libro molto noioso e lunghissimo, è diviso in due parti che è Life and Work, quindi principi di vita e lavoro, e io ho letto tutti i principi di vita e ho finito poco fa i principi di lavoro e non c'è niente da fare. Ray Dalio, uno degli investitori più importanti e più grossi al mondo, con Bridgewater ha creato una guida su tutti i suoi principi, le cose che gli hanno cambiato la vita, i suoi modi sia nell'ambito lavorativo che nell'ambito della vita, e qua veramente vedi tutte le descrizioni di un genio. C'è anche un libro che si chiama Ribelli, che parla invece di Elon Musk, Nikola Tesla, tutte quelle persone che hanno cambiato la storia e che cosa hanno in comune, anche quello mi è piaciuto, però qua veramente vedi l'interno di un genio, di una persona che è arrivata in alto e come in modo molto metodico e pragmatico ha fatto funzionare e come far funzionare sia la propria vita che anche il proprio lavoro. Quindi qua veramente trovate cose che ti rendono più consapevole, che non avevo mai preso in considerazione, e diciamo che una delle cose che mi è rimasta molto è di essere radicalmente open-minded, quindi aperti di testa, flessibili, analitici e capire che non c'è una verità suprema, ma di capire che ognuno ha la propria e di ascoltare gli altri, eccetera. Quindi mi ha aiutato molto. Il penultimo, in realtà probabilmente è il decimo, ma ve ne metto uno extra. Il penultimo è il Bhagavad Gita, il libro che leggeva Gandhi, il libro che hanno letto tantissime persone, un libro di 2-3000 anni, un libro antichissimo, un classico della spiritualità indiana, ma in realtà della spiritualità in generale, ed è un'epica, un'epica un po' metaforica di una specie di combattimento che in realtà non avviene, ma è più un combattimento, un capire tra il sé, quindi la propria anima, tra virgolette la propria parte divina, e un uomo comune che in realtà Arjuna, che parla con Krishna, ovvero la rappresentazione del sé che fa tutte le domande più importanti su come arrivare alla realizzazione, su come arrivare alla realizzazione spirituale, su come comportarsi, che nello yoga o comunque nella cultura indiana, nella spiritualità viene chiamato Dharma, quindi il modo in cui bisogna comportarsi per il giusto, e qua viene spiegato, quindi tutte le risposte praticamente della vita su che cosa fare eccetera sono un po' spiegate qui dentro in un classico che ha veramente cambiato la vita a tante persone e anche la mia. E l'ultimo, in realtà un po' un bonus, è il mio libro preferito, è dell'Alchimista di Paulo Coelho. Ne parlo sempre di questo libro, è piccolino, è una storia, a differenza di tutti questi non è un manuale, quindi non è un libro di crescita personale, è proprio una storia, una parabola che in realtà secondo me è profondissima, rappresenta proprio l'avventura, il cercare, il capire che si ha un desiderio, un sogno, un qualcosa che bisogna realizzare, partire per l'avventura, quindi questa storia di questa persona che parte all'avventura verso il suo sogno, molla tutto, incontra persone che lo aiutano, persone invece che non lo aiutano, anzi lo ostacolano, incontra varie cose per cui poi alla fine trova il tesoro, il suo oggetto del desiderio, che in realtà ha una grossa realizzazione e gli fa capire una cosa che non mi vado a spoilerare, ma secondo me è un po' una metafora veramente della vita e ti fa veramente diventare conscio e consapevole di tantissime cose. A me ha cambiato la vita ed è tuttora il mio libro preferito, l'avevo letto nel periodo in cui ero andato a Los Angeles, ve lo consiglio tantissimo. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, tutti i libri sono in descrizione, fatemi sapere nei commenti qual è il vostro libro preferito e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!